Siamo sulle colline romagnole in un'azienda agricola specializzata nella produzione di frutta. Oggi parliamo di una tecnica che se ne parla tanto ma che ancora non si è diffusa. È evidente che quando uno dopo raccolto, dopo un anno di lavoro eccetera, vuole solamente già mettere via gli attrezzi e pensare già alla campagna successiva. Invece è importante curare ancora le proprie piante. Questo perché? Perché sappiamo che quando siamo alla ripresa vegetativa durante la primavera l'attività delle radici è ancora molto lenta, si sta ancora riattivando e praticamente il germogliamento è fatto proprio dalle sostanze di riserva che la pianta ha accumulato sui rami. Questo anche perché si sfrutta una fisiologia della pianta legata a due momenti di attività importante radicale. Una prima parte in primavera che arriva fino ai primi caldi, quindi a giugno e primi di luglio, poi c'è una seconda parte in autunno dove c'è una ripresa importante dell'attività delle radici proprio per permettere alla pianta l'accumulo di elementi nutritivi. Questo è importante non solamente in un'ottica di migliorare il germogliamento, ma soprattutto sta diventando un qualcosa ancora più importante visto il discorso del cambiamento climatico. Ormai in molte primavere vediamo delle gelate molto frequenti e il fatto di accumulare degli elementi nutritivi sui rami fa sì che noi non facciamo altro che abbassare il punto di congelamento della pianta, quindi aiutiamo la pianta stessa a superare questi discorsi di stress ambientali. Ci troviamo in un campo di albicocche che quest'anno siamo riusciti a salvare nonostante tutto il freddo che è passato qui nella nostra regione e diciamo che il merito è sicuramente dei prodotti della CIFO che ci danno una mano sia nel post raccolta che a inizio campagna. Come tutti gli anni noi nel post raccolta cerchiamo di contribuire a mantenere la pianta ancora in forma, diciamo che l'aiutiamo con dei prodotti che possono fare della riserva nelle loro radici, che la possono aiutare nell'anno seguente a ripartire nel miglior dei modi. La pianta risponde bene perché vediamo che mantiene una vegetazione molto a lungo e anche quando va a riposo si vede che è già pronta anche a sopportare il freddo invernale. Si vede un legno ben colorito, è già il secondo anno che abbiamo avuto delle gelate primaverili, però vedo che il fiore riesce a resistere. Abbiamo qualcosa in più rispetto magari a qualcuno che non fa niente. La tecnica del post raccolta, in questo specifico caso aziendale, è stata divisa in due parti. Una parte a livello fogliare e una parte a livello del terreno. Quella fogliare è stata aiutata, la pianta dopo un anno produttivo è stata aiutata con una miscela di NPK idrosolubili con un prodotto in particolare, il BioLite, che ha lo scopo di andare non solo a migliorare quello che è l'induzione a gemma fiore per il prossimo anno, ma anche a accumulare la quantità di amido maggiore nelle gemme a fiore. Questo ci permette di avere delle gemme gonfie e che sopportano meglio quelli che sono gli stress invernali. L'altra parte di concimazione al suolo con un prodotto particolare che è il Topec NPK 7514 ha invece il compito di nutrire e sostenere la pianta durante tutto il periodo di chiusura autunnale per poi avere una pianta nettamente pronta alla risposta vegetativa in primavera. Il post raccolta autunnale non è che è una concimazione accessoria in più da farsi oltre quella primaverile, ma la quantità, la quota parte di elementi NPK che si distribuiscono durante tutto un anno è la stessa, soltanto che viene frazionata in due punti, uno al momento alla ripresa vegetativa e un altro invece nel post raccolta. Altra caratteristica in questo caso, proprio per avere e aumentare quello sono il discorso di successo dopo ondate di freddo, si è ricorso alla tecnica di utilizzare degli estratti algali, in questo caso la Macis BC28, con l'ERT 23 Plus, che è un prodotto a base di triptofano levogiro che ha il compito di aumentare, sostenere e di allegare il fiore e di aumentare quello che è il grado di resistenza allo stress termico.